Inter Salernitana, le ultimissime, con alcuni retroscena importanti, molto interessanti sul lavoro che sta facendo Simone Inzaghi, ad alcune novità a cui sta lavorando che vi devo raccontare, e poi alcune notizie di calciomercato da commentare insieme. Amiche ed amici di Passione Inter, ben ritrovati. È il giorno della partita e quindi, come facciamo sempre nell'episodio di oggi, facciamo una bella presentazione della gara e delle notizie più importanti che ci sono in questo momento in casa Inter. Ce ne sono diverse da sottolineare e da commentare insieme. Quindi partiamo come al solito dalle coordinate di questo Inter Salernitana, dove vedere Inter Salernitana. Si gioca in questo venerdì 4 marzo alle 20:45, la partita sarà trasmessa in Italia da DAZN. Noi di Passione Inter, come di consueto, saremo in diretta 1 ora e 15 minuti prima del fischio iniziale, quindi a partire dalle 19:30. Vi invito ad iscrivervi subito al nostro canale qui sotto, così potrete seguire la diretta insieme a noi, soprattutto potete commentare insieme a noi le formazioni ufficiali, tutta la gara e poi anche il post partita, dove abbiamo lanciato questo nuovo format che vi sta piacendo, visto che avete molto apprezzato delle pagelle dei tifosi, dove sarete voi insieme a noi a dare i voti appunto a tutti i calciatori dell'Inter e anche al mister Simone Inzaghi di questa partita. Quindi vi aspetto ovviamente dalle 19:30 in diretta. Prima di parlarvi delle novità a cui sta lavorando Simone Inzaghi e delle ultimissime sulle probabili formazioni, ci sono delle potenziali grandi sorprese, quindi ne dobbiamo assolutamente discutere. Vi mostro brevemente la classifica del campionato di Serie A da cui si riparte in questo turno di campionato, classifica che vede Milan e Napoli in testa con 57 punti, l'Inter insegue al momento con 55, ma con un'altra partita da recuperare. Poi la Juventus a quota 50, via via tutte le altre, con l'Atalanta a quota 47, la Roma a 44 e la Salernitana invece avversario di oggi dell'Inter, che chiude la classifica in fondo con 15 punti, ma reduce da 4 pareggi consecutivi. Una Salernitana che quindi ha ripreso un po' la marcia, continua ad avere delle piccolissime speranze di centrare la salvezza e ovviamente oggi per noi c'è solo però un risultato in mente per la nostra Inter. L'Inter affronta questa gara in un momento molto particolare e quindi assume una rilevanza decisamente importante, visto che non si vince da 7 gare ufficiali tra tutte le competizioni, da 4 gare l'Inter non vince, nelle ultime 4 di campionato l'Inter non ha vinto e soprattutto però devo dire l'importanza di questa gara aumenta ulteriormente se consideriamo che il calendario del campionato prevede che nello stesso turno si andranno a giocare poi Juventus e Spezia e anche Napoli-Milan. Juventus e Spezia sulla carta è una vittoria abbastanza scontata, Napoli-Milan vedremo che cosa succederà, quindi è un turno che l'Inter non può permettersi di sbagliare, detto che l'Inter ovviamente deve fare l'Inter e pensare solo al proprio percorso senza farsi distrarre dalle altre. Per quanto riguarda le formazioni, brevemente nella Salernitana manca Ribéry, giocatore importantissimo, in settimana ha avuto un incidente stradale e quindi non è a disposizione oggi. Dovrebbero giocare con un 4-2-3-1 con in porta Sepe, in difesa una difesa molto rocciosa, forte fisicamente, con Mazzocchi a destra, Dragusin e Fazio centrali e Ranieri a sinistra. A centrocampo Koulibaly ed Ederson, un giocatore da tener d'occhio, Ederson, che è stato consigliato tra l'altro dal direttore sportivo Walter Sabatini in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, che ha indicato di tenerlo d'occhio come profilo anche alla Frattesi, quindi oggi terremo d'occhio questo Ederson. Sulla tre quarti Verdi, l'uomo di fatto più pericoloso anche con il tiro da fuori sui calci piazzati. Bonazzoli è in ballottaggio invece con Perotti, Bonazzoli che è anche un ex interista tra l'altro, e Castanos ovviamente alle spalle dell'unica punta di Juric, molto forte fisicamente. Veniamo però, come vi dicevo, all'Inter, che ha programmato diverse rotazioni per sostituire alcuni calciatori che sono arrivati molto stanchi a questa fase. Davanti ad Andanovic, quindi confermato sempre in porta, al posto di De Vrij si scalda Ranocchia ed è pronto quindi l'inserimento di Ranocchia. Una scelta che secondo me non è legata solo alla stanchezza di De Vrij, che comunque nel derby, anche nel derby, mi è sembrato in crescita ed in risalita dopo alcune prestazioni sottotono. Probabilmente però la scelta di Ranocchia, come vi dicevo, è dovuta anche alle caratteristiche di Djuric, un giocatore che è molto forte fisicamente e soprattutto di testa le prende tutte, quindi sarà un gran duello questo con Ranocchia, che quindi andrà a completare il reparto difensivo insieme a Skriniar sulla destra e Bastoni a sinistra. A centrocampo si poteva prevedere un turno di riposo per Dumfries, che invece sarà in campo perché
sulla sinistra riposerà invece Ivan Perisic. Ha bisogno di rifiatare, uno dei giocatori più spremuti in questo periodo, ma anche uno dei calciatori più importanti, partirà dalla panchina. Al suo posto non ci sarà però Gosens, anche lui ha bisogno di mettere minuti nelle gambe prima di poter essere titolare. Si prepara quindi Matteo Darmian, che anche l'anno scorso aveva comunque ricoperto quel ruolo sulla sinistra con Conte. In mezzo Barella ancora dentro, visto che poi salterà la partita contro il Liverpool di martedì, essendo squalificato in Champions League. Con lui c'è Brozovic, sul quale si era acceso un piccolo allarme nelle scorse ore perché nell'ultimo allenamento della vigilia era sceso in campo con una vistosa fasciatura, un colpo subito molto forte durante il derby, che però non pregiudica la sua partecipazione a questa partita, considerando che al momento soprattutto Inzaghi non ha di fatto un'alternativa a Marcelo Brozovic, che quindi sarà in campo. Riposerà invece Hakan Çalhanoğlu, che sarà sostituito molto probabilmente da Gagliardini, visto che si presuppone che ci sarà anche una grossa lotta anche fisica in mezzo al campo. In attacco invece è pronto Lautaro Martinez, che andrà ad affiancare Edin Dzeko. Dzeko al momento è in vantaggio su Alexis Sanchez, anche se Dzeko non è propriamente al top, anche lui ha accumulato un po' di stanchezza. Gosens e Correa, i due nuovi innesti che sono scesi in campo. Correa possiamo considerarlo un nuovo innesto, ecco. Comunque sono tornati in campo entrambi nel derby di Coppa Italia, partiranno dalla panchina, ma immagino che avranno spazio a gara in corso perché Inzaghi sta lavorando molto forte su di loro e li vuole integrare in vista delle rotazioni delle prossime partite. E proprio per questo vi dicevo in apertura, vi devo segnalare alcune novità a cui il mister sta lavorando, sulle quali ha lavorato in maniera importante anche nell'ultimo allenamento della vigilia, in cui ha cercato anche di mischiare un po' le carte per non far, diciamo, trapelare troppe informazioni. Sta lavorando delle soluzioni alternative a quello che abbiamo visto fino ad ora, molto molto interessanti. In particolare è stato provato molto Correa, sia in coppia con Lautaro Martinez, sia addirittura a supporto di Dzeko e Lautaro Martinez, dove è stato provato anche Alexis Sanchez. Quindi, oltre alle possibili coppie sulle quali il mister sta decidendo su chi puntare con livello di coppie da qui in avanti, è stata provata anche la soluzione con un trequartista, di fatto potremmo dire così, alle spalle delle due punte. Soluzione che non credo verrà utilizzata dall'inizio, almeno non oggi, non in questo momento, perché è molto offensiva, però è un'alternativa di gioco molto interessante di cui abbiamo parlato più volte e sulla quale appunto si sta lavorando. Non mi soffermo troppo sul tipo di partita che potremo aspettarci, credo, vabbè, lo sappiamo tutti, ci si aspetta solo e soltanto la vittoria da parte dell'Inter ovviamente. Vi segnalavo che ci saranno circa 43.000 tifosi, si cercherà di arrivare anche a 45.000, sarà forte anche la presenza della Salernitana a San Siro, dove prima della partita saranno premiati Pagliuca, Materazzi, Sneijder ed Eto'o, che sono entrati a far parte della Hall of Fame dell'Inter. È chiaro, come vi dicevo, che da parte dell'Inter ci si aspetta più la vittoria che la prestazione convincente oggi, perché come ho detto più volte in questi giorni, la questione oggi è soprattutto mentale, quindi il vero avversario dell'Inter è l'Inter stessa, nonostante comunque la Salernitana sia ora una squadra molto diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato e battuto in maniera piuttosto agevole con un bel 5-0 lo scorso dicembre, davanti a dei giocatori in grado di mettere in difficoltà anche la nostra difesa negli uno contro uno. A livello difensivo però devo anche dire che non è a livello del Genoa che abbiamo affrontato la scorsa settimana, che per me rappresentava un ostacolo superiore da quel punto di vista. Quindi facciamo l'Inter e ripartiamo. Prima di andare in chiusura, un altro paio di notizie, come vi dicevo in apertura. Ha fatto discutere sui social questo video che vado a condividervi dal profilo Instagram di Arturo Vidal, che si diverte molto sui social anche in questi giorni. Un video in cui Vidal gioca con i filtri di TikTok, diciamo, e scrive in quale paese è la mia prossima squadra. Questo è il messaggio che scrive Vidal, e poi esce la bandierina del Brasile. Lui, tra l'altro, che ha spesso detto di voler andare al Flamengo dopo l'Inter, proprio in Brasile. Io sinceramente capisco le critiche dei tifosi nei confronti di questo video, perché va bene, ognuno sui social all'interno di certi limiti ovviamente fa quello che vuole, è chiarissimo. Però ecco, visto anche il momento dell'Inter, visto anche il rendimento che Vidal sta avendo in questo periodo, continuare con questi messaggi sulla prossima squadra mi sembra abbastanza fuori luogo. Comunque, visto che abbiamo parlato di Arturo Vidal al centro delle notizie di mercato, facciamo anche un piccolo aggiornamento di calciomercato, quindi, perché in questo mese di marzo si decideranno tante cose, l'Inter sta decidendo tante cose in vista della prossima estate, in vista della prossima sessione, si stanno chiudendo le valutazioni su chi resta e chi invece verrà
tagliato da questo progetto, soprattutto si prevedono diversi movimenti importanti a livello anche di profondità di rosa, si cercherà di garantire delle alternative ai titolari più di alto livello rispetto a quello che stiamo vedendo in questo momento. Quindi i nomi di Frattesi e Scamacca, ragazzi, anche noi abbiamo sempre più conferme sul fatto che rimangano i più caldi al momento per l'Inter. Vi aggiungo anche un'altra piccola notizia che ci è stata confermata su Passione Inter, ovvero che accanto a Scamacca, sul quale tra l'altro le voci relative al Milan non trovano troppo conferma all'interno delle nostre notizie, diciamo così, l'Inter rimane fortemente in pole da quello che sappiamo. Scamacca sarà l'alter ego di Edin Dzeko, quindi accanto a lui l'Inter sta valutando anche diverse piste per aggiungere anche un altro attaccante aggiuntivo. Il tipo di giocatore, il tipo di questo secondo attaccante e soprattutto l'investimento da fare dipenderà molto dalla situazione di Lautaro Martinez, perché se rimane Lautaro può essere un giocatore più giovane e più in rampa di lancio. Se dovesse partire invece sarebbe un altro profilo più pronto subito, più pronto all'utilizzo e ad impattare subito nell'Inter. In ogni caso i segnali fanno tutti pensare che l'addio di Alexis Sanchez in questo momento è molto molto probabile. Chiudiamo con una notizia riguardante la Superlega, arriva dalla Spagna. Ieri, come sappiamo, ne abbiamo parlato durante la diretta. Andrea Agnelli, presidente della Juventus e uno dei principali promotori della Superlega, aveva detto ad un evento organizzato dal Financial Times che 12 club avevano firmato il contratto della Superlega e per 11 di questi 12 club il contratto è ancora oggi vincolante. In Spagna, vi condivido la notizia che arriva da Cadena Cope e riportata poi in seguito da Marca, scrivono che il club non vincolato, quindi l'unico club di questi 12 non vincolati, sarebbe l'Inter e quindi l'Inter sarebbe fuori dalla Superlega. Perché? Perché ai tempi avrebbe ottenuto una clausola al momento della firma di questo contratto che prevedeva appunto che l'Inter avrebbe rinunciato alla competizione se non avesse ottenuto l'ok da parte di tutti i suoi sponsor. Una clausola molto particolare, vedremo adesso che cosa accadrà. Io sinceramente continuo a pensare che nonostante tutto sarà molto difficile fermare la Superlega, ma ne riparleremo a parte, visto che oggi è giorno della partita, dobbiamo concentrarci su questo Inter Salernitana molto importante, una partita assolutamente da vincere. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con le emoji del pallone, quella che utilizziamo sempre nei video di presentazione della partita. Qui sotto trovate gli abbonamenti per sostenere il nostro progetto, se vi piacciono i nostri contenuti, se volete che Passione Inter continui a portarvi ogni giorno approfondimenti, novità e tutte le dirette, potete sostenerci e ci rivediamo in diretta ovviamente alle 19:30 per commentare Inter Salernitana insieme.